Ciao a tutti, io sono Enzo di Family Review. Oggi faremo la recensione di questo purificatore d'aria della Smart Me, il modello è il P1. Nella descrizione di questo video trovate il link per poterlo acquistare e trovate anche il link del nostro canale Telegram, dove pubblichiamo ogni giorno sconti e offerte di prodotti da acquistare su Amazon. Come di consueto, per supportare il canale vi chiedo semplicemente di lasciarmi un like e se vi va iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma a me dà lo spirito e la voglia di andare avanti e di portarvi su questo canale contenuti sempre nuovi, gratuiti ed interessanti. La Smart Me è uno dei produttori di purificatori d'aria più popolari, con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. Dallo scorso anno la pandemia globale ci ha costretti a trascorrere molto più tempo al chiuso rispetto a prima. Gli studi dimostrano che la qualità dell'aria interna può essere 3 volte peggiore della qualità dell'aria esterna e molte persone non se ne rendono nemmeno conto. Spesso nei miei video vi parlo appunto di inquinamento indoor, da non sottovalutare. Lo Smart Me P1 è il nuovo modello della casa, leggermente più piccolo del suo predecessore, ma con alcune nuove opzioni e caratteristiche che il modello precedente non aveva. Le prime impressioni subito fanno capire che si tratta di un dispositivo di qualità, sia per quanto riguarda il design, che dai materiali di costruzione premium. Nella confezione troviamo il purificatore d'aria, lo Smart Me P1, un gruppo filtrante a 4 stadi, l'alimentatore e il manuale d'uso. Per quanto riguarda il design, lo Smart Me P1 si presenta molto elegante e curato in ogni sua parte. Il purificatore ha una forma cilindrica con diametro di 22 cm e un'altezza di 36 cm. Il peso è di circa 3 kg. Può essere scelto in 2 diverse varianti di colore. Io ho scelto questa colorazione in grigio antracite con la base colore argento e la griglia superiore nera, mentre l'altra versione è con il corpo principale colore argento e la griglia superiore bianca. Il rivestimento esterno è in metallo che conferma l'alta qualità costruttiva e la solidità del purificatore. Inoltre lo Smart Me P1 utilizza un elegante cinturino in ecopelle per un facile e comodo trasporto. Questo cinturino dona al dispositivo una dose extra di eleganza. Si consiglia, per facilitare l'aspirazione del purificatore, di posizionarlo a una distanza di almeno 20 cm da una parete o da un mobile. Il gruppo filtrante è formato da 4 stadi. Abbiamo un prefiltro, il filtro EPA H13, il filtro a carboni attivi, infine una maglia metallica rinforzata. Il prefiltro è il primo stadio di filtrazione. Lo scopo principale è catturare peli di animali domestici e particelle di polvere più grossolane. Per prolungarne la durata e l'efficienza, il filtro andrebbe pulito mediamente una volta al mese con un panno asciutto o utilizzando tranquillamente un aspirapolvere. Abbiamo poi il filtro EPA H13 che cattura fino al 99,97% degli allergeni presenti nell'aria, inclusi polline, spore di muffe, polvere e particelle con diametro fino a 0,3 micron. Voglio fare la solita precisazione in merito ai filtri. La normativa europea, la EN 1822, classifica i filtri in 3 categorie: EPA, HEPA e ULPA. In questo caso noi abbiamo un filtro HEPA H13 ad altissima efficienza, detto anche filtro assoluto. Come terzo stadio troviamo il filtro a carboni attivi, che riduce i fumi, alcuni gas nocivi, gli odori di cibo e altri odori indesiderati in generale. Come ultimo stadio di filtrazione abbiamo una maglia metallica rinforzata. La sostituzione del gruppo filtrante è raccomandata tra i 6 e i 12 mesi. Tramite l'app dedicata potremo capire la percentuale di usura e una stima sulla sostituzione, in modo da non farci trovare sprovvisti di un altro filtro di ricambio. La sostituzione è estremamente semplice. Per prima cosa togliamo l'alimentazione. Ruotiamo sottosopra il purificatore, giriamo la manopola del gruppo filtrante in senso antiorario e sfiliamo il filtro vecchio. Dopodiché prendiamo il filtro nuovo, lo inseriamo nel purificatore e ruotiamo questa volta in senso orario, fino a sentire un click che ci farà capire che il filtro è stato inserito correttamente. Infine, come ultimo passaggio, bisognerà ripristinarlo sul dispositivo. Per fare ciò sarà necessario tenere premuto per circa 5 secondi il pulsante di cambio modalità fino a sentire un beep acustico. Il valore KDR, il cui acronimo significa Clean Air Delivery Rate, cioè il volume d'aria filtrata emessa dal purificatore, è di 250 m3 ora. Questa potenza lo rende adatto per utilizzi ad esempio in soggiorni, in cucina, ambienti open space, ma anche camera da letto, uffici o qualsiasi altro ambiente di media grandezza. Tutto questo grazie anche alla presa d'aria a 360 gradi nella parte inferiore. La maggior parte dei purificatori d'aria sul mercato viene fornita con un solo tipo di filtro. La Smart Me invece mette a disposizione 2 tipologie di gruppi filtranti, in modo da essere quanto più adatto alle esigenze personali di ognuno di noi.
La prima tipologia di filtro è più indicata per coloro che soffrono di allergie, in quanto è studiato per eliminare maggiormente il polline e il particolato, mentre la seconda tipologia di filtro abbatte maggiormente gli odori domestici e i prodotti chimici. Tutto questo grazie alla combinazione tra il filtro EPA H13 e il filtro a carboni attivi. Il purificatore nella parte posteriore è dotato di un doppio sensore di particelle laser per rilevare rapidamente l'inquinamento presente nell'ambiente e riportare il valore sul display che troviamo nella parte superiore. Questo display a LED offre un'ottima leggibilità e ci permette di ottenere tutte le informazioni che ci occorrono. Inoltre sono presenti 3 pulsanti touch a sfioramento molto precisi. Troviamo il pulsante di accensione e spegnimento, il pulsante per selezionare la modalità di utilizzo, il pulsante per impostare un timer. Il display indica, con un'icona colorata che va dal verde al rosso, la percentuale di polline presente, poi il valore di particolato PM2.5 in maniera molto visiva. Inoltre ci indica la modalità di utilizzo con le 4 impostazioni diverse. Abbiamo la modalità notte, silenziosissima, con velocità al minimo, poi la modalità normale, poi abbiamo la modalità custom, cioè la modalità personalizzata, impostabile tramite app in base alle nostre esigenze. Abbiamo poi la modalità automatica, la quale autoregola la potenza di aspirazione in base ai valori rilevati dai sensori laser posti nel retro. Infine ci mostra il timer con le sue 4 impostazioni settabili e lo stato della connessione al Wi-Fi. A gestire e a visualizzare tutto è presente una propria app dedicata, sia per dispositivi Android che per iOS. La configurazione è veramente molto semplice ed intuitiva. Una volta scaricata l'app dallo store, basterà eseguire una breve registrazione. Dopodiché bisogna attivare sia il Bluetooth che il GPS e cliccare su Aggiungi un nuovo dispositivo. L'applicazione ci guiderà passo passo in maniera estremamente semplice. Una volta completata la procedura avremo la totale gestione del purificatore. Tramite app possiamo innanzitutto gestire l'accensione e lo spegnimento. La grafica ci mostrerà sempre i valori rilevati sia dal particolato 2.5 sia del polline. Dopodiché possiamo variare la modalità di funzionamento, iniziando dalla modalità notte, modalità normale, passando poi alla modalità personalizzata, potendo così scegliere la potenza in base all'area da trattare. Per finire poi alla modalità automatica, dove il purificatore farà tutto da solo, autoregolandosi in base ai valori rilevati. Inoltre, cliccando sulla qualità dell'aria, accediamo ad un grafico del particolato PM2.5 diviso in giorno, settimana e mese. Dalla schermata Home abbiamo ulteriori impostazioni facendo sweep up. Otteniamo così il consumo in percentuale del gruppo filtrante con la stima dei giorni residui prima della sostituzione. Poi abbiamo la possibilità di programmare delle accensioni e spegnimenti automatici, come ad esempio io personalmente ho impostato tutti i giorni l'accensione alle ore 12 e lo spegnimento alle ore 22, ma è possibile personalizzare sia gli orari che i giorni in base alle nostre esigenze. Infine abbiamo la possibilità di disattivare il display e di escludere gli avvisi sonori. Grazie al motore brushless in corrente continua, quindi senza spazzole, il purificatore riesce ad essere davvero molto silenzioso. Infine volevo sottolineare che il purificatore è compatibile con i principali assistenti vocali, quali Alexa, Siri e Google, con i quali sarà possibile controllare il purificatore ed essere avvisati in tempo reale sulla qualità dell'aria. Adesso faremo alcuni test pratici. Iniziamo dal consumo energetico. Il dispositivo in stand-by consuma meno di 1 watt. Alla prima velocità, cioè modalità notte, abbiamo un consumo di soli 2,3 watt. Alla seconda velocità, cioè modalità normale, il consumo è di 7,6 watt. Mentre alla massima velocità il consumo è inferiore ai 30 watt. Per quanto riguarda il test della purificazione, siamo partiti con i seguenti valori. La formaldeide a 0,023 mg su metro cubo, un totale dei composti organici volatili di 0,096 mg su metro cubo, mentre per i particolati PM2.5 12 microgrammi su metro cubo, PM1 9 microgrammi su metro cubo e PM10 13 microgrammi su metro cubo. Il test è stato eseguito nel mio studio che è di circa 40 metri cubi. Dopo circa 20 minuti questi sono i risultati.
vediamo che la formaldeide e il totale dei composti organici volatili è diminuito a 0. Il particolato 2.5 è diminuito a 5 microgrammi su metro cubo, il PM1 a 3 e il PM10 a 5. Ho effettuato poi un test di ventilazione. Come possiamo vedere, la velocità supera i 14 km/h. Se questo video vi è stato utile lasciatemi un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale YouTube. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!